Ciao a tutti. Il narcisismo è un tratto complesso della personalità che coinvolge un'eccessiva preoccupazione per l'immagine di sé, la grandiosità, la ricerca di ammirazione e l'assenza di empatia verso gli altri. Una componente chiave del narcisismo è la dipendenza dal rifornimento narcisistico, che può essere sia positivo che negativo. Il rifornimento narcisistico positivo si riferisce alla conferma, all'ammirazione e all'approvazione che un individuo narcisista riceve dagli altri. Questo tipo di rifornimento alimenta il suo senso di onnipotenza e di grandiosità. È come un carburante per il suo ego, una fonte di validazione che va a confermare la sua visione esagerata e idealizzata di se stesso. Gli esempi di rifornimento narcisistico positivo possono includere complimenti, attenzione, adorazione e lodi. Questo tipo di rifornimento è essenziale per mantenere l'immagine idealizzata di sé che il narciso coltiva nel corso della sua vita. D'altra parte, il rifornimento narcisistico negativo si riferisce a qualsiasi feedback o interazione che minaccia la sua autostima o la sua grandiosità. Questo può includere critiche, disapprovazione, umiliazioni o rifiuti. Nonostante possa sembrare controintuitivo, il soggetto di matrice narcisistica ha bisogno anche di questo tipo di rifornimento. Anche se può causare dolore e turbamento emotivo, il rifornimento narcisistico negativo è comunque una forma di attenzione e di conferma del suo potere e della sua importanza. In un certo senso, il fatto che qualcuno prenda tempo ed energia per criticare o attaccare il narcisista conferma il suo status e rilevanza nell'attenzione degli altri. Inoltre, il rifornimento narcisistico negativo può servire come una sorta di prova che il narciso può superare per dimostrare la sua forza e la sua superiorità agli altri. Il narcisista quindi può dipendere da entrambi i tipi di rifornimento per mantenere alto il suo ego. Mentre il rifornimento narcisistico positivo alimenta la sua immagine idealizzata di sé, il rifornimento narcisistico negativo lo rassicura sul suo potere e sulla sua influenza sugli altri. Entrambi i tipi di rifornimento confermano al narciso di essere al centro dell'attenzione e che il mondo gira intorno a lui. Questa dipendenza dal rifornimento narcisistico può portare a comportamenti disfunzionali e dannosi sia per lo stesso narcisista che per le persone che ruotano intorno a lui. Ricordiamoci che gli individui con disturbo narcisistico di personalità sono manipolativi, egocentrici e insensibili ai bisogni e ai sentimenti altrui, poiché sono focalizzati esclusivamente sul soddisfare soltanto i propri bisogni di rifornimento narcisistico. In sintesi, il narciso ha bisogno sia del rifornimento narcisistico positivo che di quello negativo per mantenere il suo fragilissimo senso di sé. Questa dipendenza da rifornimento può contribuire alla perpetuazione dei suoi comportamenti narcisistici e rendere impossibile per lui sviluppare relazioni sane e soddisfacenti. Ma ecco alcuni esempi che dimostrano in quale maniera viene dato il rifornimento narcisistico al narcisista. Rifornimento positivo. Ricevere elogi e complimenti costanti da parte di amici e familiari. Ottenere promozioni e riconoscimenti sul lavoro. Avere successo nelle relazioni amorose e ricevere attenzione costante dal partner. Quando fa soffrire il partner. Ricevere feedback positivi sui suoi successi e sulle sue realizzazioni. Ricevere attenzione costante e adorazione da parte delle altre persone. Essere al centro dell'attenzione in ogni situazione sociale o evento. Quando riesce a mettere caos nella relazione. Ogni volta che triangola. Ricevere regali costosi e lussuosi. Avere un grande seguito sui social media. Ricevere numerosi mi piace e commenti positivi.
Ricevere elogi costanti da parte degli altri per il suo aspetto fisico o il suo status sociale. Ottenere ammirazione e invidia dagli altri per il suo successo professionale o personale. Avere un gruppo di seguaci devoti che lo sostengono in ogni sua decisione ed ogni sua azione. Quando il partner si sottomette alle sue manipolazioni, quando ottiene ciò che desidera, ogni volta che tratta male qualcuno, tutte le volte che seduce, mentre fa sesso con qualcuno, ogni volta che il partner lo insegue. Rifornimento negativo. Essere ignorato o trascurato dagli altri. Subire la perdita del lavoro o fallimenti professionali. Sperimentare frequenti conflitti nelle relazioni personali a causa del suo comportamento narcisistico. Ricevere critiche o feedback negative sulle sue azioni o sui suoi comportamenti. Perdere contatti sui social media o ricevere commenti negativi. Essere messo in ombra da qualcun altro che attira più attenzione di lui. Essere superato da qualcuno più talentuoso o di successo. Critiche o feedback negativi da parte degli altri che mettono in discussione la sua superiorità o la sua bravura. Essere ignorato o trascurato in un contesto sociale o professionale. Veder riconoscere il merito ad un'altra persona per i suoi successi. Subire violazioni alla sua privacy o alla sua persona che compromettono la sua immagine pubblica. Quando il partner lo insulta. Ogni volta che il partner arrabbiato gli invia dei messaggi chiedendo spiegazioni. Mi rendo perfettamente conto che prendere la decisione di allontanarsi da un narcisista può sembrare una delle sfide più difficili che tu possa affrontare, ma desidero che tu sappia che hai la forza e il coraggio necessari per farlo. Sei una persona straordinaria, ricca di valore e di dignità, e meriti di essere trattata con rispetto, con amore e con gentilezza. Non permettere mai a nessuno di minare la tua autostima o di farti sentire meno di quanto vali. Ricorda che allontanarsi da una relazione tossica non è un segno di debolezza, ma di estrema forza e di estremo coraggio. È un atto di amore verso te stessa, un passo verso una vita piena di felicità e di serenità. Non devi permettere a nessuno di rubarti la gioia o la pace interiore. Tu sei padrona della tua vita e hai il diritto di scegliere ciò che ti rende felice e ti fa sentire apprezzata. Sii gentile con te stessa durante questo processo. Potresti incontrare momenti di sconforto, di dubbio, di dolore e di confusione, ma ricorda che sei circondata da persone che ti amano e ti sostengono incondizionatamente. Non esitare a chiedere aiuto quando ne hai bisogno e cerca conforto nelle persone care che ti vogliono vedere felice e realizzata. Guarda al futuro con fiducia e con determinazione. Non permettere a nessuno di trattenerti o di impedirti di raggiungere i tuoi sogni. Vai avanti con coraggio perché il tuo cuore e la tua anima meritano di essere liberi. Ogni passo che fai verso la tua libertà ti avvicini sempre di più alla persona straordinaria che sei destinata a diventare. Il tuo futuro merita relazioni che ti alimentino, non che ti svuotino. Vai avanti con fiducia perché meriti il meglio. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.